Amici, buongiorno. Oggi vi presento la ricetta che vi ho citato nei miei post sulla community di YouTube e anche su Instagram, la ricetta della focaccia dolce. Ok, faremo una sorta di focaccia genovese, ma dolce con ingredienti diversi, ok? Quindi cambierà un po' tutto, non tanto, diciamo, la procedura. Allora, ho voluto poi tra l'altro fare questa focaccia con lievito di birra e diciamo una lievitazione in giornata perché comunque voglio che tutti abbiano la possibilità di provare a farla. Se qualcuno poi vuole provare a fare la versione con lievito madre, tranquillamente si può fare la conversione con lievito madre liquido oppure solido, tranquillamente, si può assolutamente fare, oppure una lievitazione mista, ecco, però ci tenevo a fare qualcosa di semplice che tutti possono fare, hanno l'opportunità di fare anche diciamo in poche ore. Poi se una persona vuole allungare i tempi può diminuire il lievito eccetera. Naturalmente vi dico sempre, vi ricordo di valutare sempre in base al periodo, se estivo o invernale. Qua siamo in un periodo primaverile, abbiamo circa 23 gradi, 23 gradi in casa, ecco, poi se avete la cella di lievitazione un po' tutto cambia, vi dovete regolare un po' in base alle tempistiche che avete, che potete utilizzare con quella, ecco, senza esagerare poi con le temperature. E allora, sigla e ingredienti, via! Ingredienti: 850 grammi di farina con bassa media forza, quindi 220-240 V, circa 11 grammi di proteine, 200 grammi di latte intero, 280 grammi di acqua, 4 grammi di lievito secco o 10 di fresco per una stagione primaverile, poi sempre da valutare, 30 grammi di olio di oliva, 15 grammi di sale e 50 grammi di zucchero semolato. Che sia con planetario o con impastatrice inseriamo farina, acqua e zucchero con tutto quanto il latte. Iniziamo facendo girare a bassissima velocità questi elementi e aspettiamo un po'. Lo sto facendo veramente andare a bassa velocità. Attendiamo proprio questi 2 minuti e cominciamo poi a inserire l'acqua a filo, magari con il vostro dosatore tranquillamente. Ecco, vabbè, io utilizzo sempre il dosatore alla fine perché mi trovo molto bene. Inizio a mettere un po' di acqua sulle pareti della spirale a questo punto, e anche con la planetaria fate comunque le stesse cose, quindi prima lasciate unire gli altri ingredienti, poi inserite pian piano l'acqua. E subito dopo, quando avete finito di inserire tutta l'acqua, inseriamo tutto il sale al centro dell'impasto e possiamo un attimino velocizzare, così inseriamo tutto il sale, attendiamo che si formi un po' la zucca, diciamo, quindi che tutto sia ben inglobato, per inserire l'ultimo ingrediente fondamentale per la focaccia, che è l'olio. Io sto utilizzando sempre con dosatore adesso l'olio extravergine. Adesso che ho messo la terza velocità, perché comunque possiamo assolutamente utilizzarla in questo caso, sto inserendo a filo il nostro olio, in questo caso extravergine. Se non avete l'extravergine va bene anche un olio d'oliva normalissimo, può andare benissimo per l'impasto. Tra l'altro poi non utilizzeremo l'olio da mettere sopra naturalmente, ma qualcos'altro che poi vi farò vedere, naturalmente un'alternativa dolce, che comunque abbiamo inserito anche nell'impasto un bel po' di zucchero. Adesso finiamo di inserire bene l'olio all'interno dell'impasto, un pochettino alla volta, sempre con dosature, e pian piano andando sulla terza o quarta velocità va benone, e il nostro impasto a questo punto è pronto. Appena finito di inserire le ultime gocce di olio, formate una bella palla in questa maniera,
Ok, la fate riposare per un paio d'ore all'interno del contenitore. Allora, adesso stagliamo il nostro prodotto, la nostra focaccia, in 2 parti uguali naturalmente, in 2 bei panetti. Allora, l'impasto si presenta leggermente, diciamo, un pochino, come vedete, bello morbido e lievitato, non proprio raddoppiato, e va bene così, perché adesso faremo la seconda lievitazione, comunque divisa in 2 panetti. Il peso totale dell'impasto è 1,440 kg, per cui cerchiamo di dividerlo proprio in 2 parti uguali. Ecco, sempre meglio pesarlo. Sì, abbiamo 745 grammi. 700. Andiamo qua. Iniziamo già facendo questa piega. Facciamo questa piega a praticamente una pieghettina a libro, diciamo. Quindi prendete la parte di qua e poi andiamo a formare, diciamo, 2 panetti così, diciamo, un po' allungati, ecco. Questi li lasciamo riposare proprio all'interno della nostra teglia, che andiamo un attimo ad oliare. Ecco, io ho le teglie in ferro blu, sono molto molto buone come teglie, però oliamo leggermente la teglia. Possiamo utilizzare il burro o anche l'olio. Io ho utilizzato l'olio di oliva, adesso vado a disporle qua, perché tanto comunque poi se ne metteremo di burro sopra. Adesso le fate riposare con la pellicola per almeno una mezz'oretta, anche 40 minuti, Adesso la stesura, ragazzi, in 3 fasi. Questa cosa è molto molto importante perché ne va della struttura interna della nostra focaccia. Mi raccomando, non sottovalutatela. Allora, dopo circa 40 minuti andiamo a stendere, facciamo la prima stesura schiacciando bene in questa maniera con i polpastrelli il nostro panetto, la nostra focaccia, così andiamo proprio a stenderla così grossolanamente la prima volta, così la lasciamo riposare. Potete anche metterci, se volete, un filo di olio, ma non tantissimo sopra. Io vado a rimetterci la pellicola intanto. Secondo step, cominciamo nuovamente a stendere il nostro panetto, schiacciamo per bene, perché comunque, non essendo molto idratata, bisogna cercare di fare un po' di pressione, ecco, per cercare di stenderla, ecco, perché siamo al secondo step. Poi al terzo riusciremo ad arrivare anche negli angoli a questo punto e sopra. Copriamo per bene. Siamo arrivati al terzo ed ultimo step. Adesso cerchiamo di arrivare agli angoli, anche tirando leggermente la pasta in questa maniera proprio nell'angolo, in modo di avere proprio la forma rettangolare che segue tutta la teglia in modo uniforme, mi raccomando. E se avete un piccolo mattarello potete anche aiutarvi con quello, assolutamente. Dopo dovrà comunque lievitare nuovamente la focaccia nella teglia coperta. Ora la coprite bene e la lasciate riposare per 40 minuti, un'oretta. Ecco, comunque deve arrivare quasi al raddoppio. E adesso creiamo la salamoia, ma dolce, per cui non è proprio una salamoia, ma è una salsina che andremo a creare, che utilizzeremo proprio come salamoia, come la salamoia che utilizziamo da inserire proprio nel fuori della focaccia che andiamo a creare. Per la nostra salamoia dolce ci serviranno 100 g di zucchero semolato, 50 g di burro ammorbidito e 50 g di acqua. Mixiamo il tutto velocemente, facciamo scaldare 30 secondi in microonde per ottenere questo composto, che quando sarà lievitata la focaccia potremo, come in questa maniera, inserire. Naturalmente prima vi mostro come fare a fare i famosi buchi della focaccia anche su questa focaccia dolce, con i polpastrelli e tutte e 4 le dita formate
questi buchi della nostra focaccia, in cui andremo a mettere la nostra finta salamoia, la nostra salamoia dolce, come la volete chiamare. Andiamo immediatamente, senza fare riposo, a mettere la nostra salamoia. Ecco, avete visto che comunque io ho dato comunque una spolveratina di farina prima di effettuare tutti i buchi, perché comunque per me è sempre importante, perché aiuta comunque a farli rimanere e aiuta sempre anche per, diciamo, la salamoia. Adesso con un pennellino vado ad aiutarmi per spargere bene il nostro composto su tutta la focaccia e la lasciamo riposare per almeno 45 minuti a circa 25 gradi, oppure un'oretta se non avete 25 gradi. Ecco, io vado a sfruttare in questo caso la mia cella di lievitazione a 25 gradi. Abbiamo la nostra focaccia pronta per essere infornata. Potete infornarla sia nel forno, in qualsiasi forno che volete. La temperatura è di 240 gradi, nel forno di casa normale 220, dai 220 ai 240 con F1. Regolatevi con il cielo non troppo caldo, direi sui 220 gradi, e sotto 240 comunque se volete una focaccia abbastanza, diciamo, croccante, anche non troppo sotto. Poi ve la mostro. E nel forno di casa, ecco, se avete la pietra refrattaria, utilizzatela, così riuscite ad avere un fondo un attimo più croccante. Altrimenti magari anche una teglia, la teglia che avete va benissimo in mezzo tranquillamente, altrimenti va bene anche sulla griglia, se non volete una focaccia super croccante. Ecco, il mio consiglio che vi do magari è di procurarvi anche una pietra refrattaria, perché per fare pane, pizza eccetera è molto utile anche nel forno casalingo. Quindi con forno casalingo 230 massimo 240 gradi per circa 20 minuti, con F1 15 massimo 20 minuti, con base a 240 e cielo a 220. Forniamo, prepariamo le nostre griglie di raffreddamento per far raffreddare bene la nostra bella focaccia dolce, che vedete come è diventata bella croccante, per quello che vi dico che è meglio avere una base per poter infornare focaccia o pizza, ecco. Allora, una volta ancora calda la focaccia, possiamo mettere il nostro zucchero se volete, se preferite potete fare anche a meno naturalmente. Io la preferisco con su un pochino di zucchero, che va anche nei fori della focaccia, e veramente top così, davvero. Adesso andiamo a fare il taglio, così vi mostro anche l'interno che è veramente unico, ma poi ha un sapore veramente spettacolare questa focaccia. Siamo riusciti a fare un prodotto morbido dentro, croccante sul fondo, veramente unico e molto molto ben strutturato. Io spero veramente che ci proverete a fare questo prodotto. Ecco, allora adesso io vi chiedo di mettere un like naturalmente se vi è piaciuto il video, di commentare con tutte le vostre domande, vi risponderò tra i commenti qua sotto, e nell'info box io vi lascio come sempre tutte le informazioni utili, gli ingredienti e anche tutti i capitoli, in modo da potervi facilitare quando vorrete vedere solo la stesura, solo gli ingredienti, soltanto un pezzo di alcune informazioni dell'intro, il risultato finale. Potete naturalmente selezionare vari capitoli sotto, ve li metto apposta, oltre a tutti i link utili che potete utilizzare, i link di Amazon naturalmente. Allora io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!